Cosa significa essere un regista italiano oggi? In questo episodio conosceremo Leonardo Ferro, un giovane filmmaker che ci spiegherà come il cinema sia prima di tutto una rappresentazione della realtà. Benvenuti a un nuovo episodio di Raw Horizon. Ormai ad oggi le persone stiamo sempre attaccate al telefono, viviamo sempre questa realtà con una bulimia di immagini. Quando poi ci mettiamo a leggere la realtà per immagini, perché questo diciamo è la base del mio lavoro, raccontare la realtà per immagini in movimento. Quando lo si fa con dei tempi un po' più lunghi, un po' più sospesi, le persone tendono a staccarsi un po', no? Io sono Leonardo Ferro, sono un regista di cinema documentario e sto dedicando in particolar modo a contenuti sulla realtà, quindi editoriali, documentari di piccolo formato, e sto sviluppando la mia prima opera di lungometraggio. Cosa vuol dire quindi cinema del reale? Osserva la realtà per quello che è, ma può anche declinare in altre forme per creare poi un film che abbia una tua idea della realtà, un tuo sguardo. Quindi il cinema del reale non è per forza legato a quello che le persone naturalmente vedono nella loro vita quotidiana, nella realtà che lo circondano, ma quando si va a vedere un film del cinema del reale si va a vedere un film dove lo sguardo del regista, in questo caso il mio o come quelli che fanno il mio lavoro, mostrano una realtà soggettiva. Poi però qual è la missione? Per farla diventare universale. È un cinema che va a raccontare la realtà in maniera anche politica. Secondo me la cosa più importante, che deve mostrare ciò che quotidianamente con lo sguardo privo del mezzo del cinema non si riesce a vedere. Come mai hai detto che questa prospettiva, comunque questo ambito diventa sempre più di nicchia? Secondo me è sempre stato di nicchia. Ovviamente questo deriva da abitudini, cosa ti insegnano a andare a vedere, a leggere, a cosa andare, dove sviluppare il tuo quoziente immaginativo, no? E abituati appunto la maggior parte delle persone ad annoiarsi alla realtà e uscire per forza dalla realtà per vivere qualcosa di unico, di diverso, porta sì che poi questo genere diventi sempre per meno persone. Mi faccio trasportare tante volte più dalle immagini che vivo prima di filmarle, vengo attratto tante volte dai suoni che circondano quella realtà che vado a raccontare. Il suono per me è fondamentale, e questo come in tutti i film, infatti si parla di audiovisivo. Se un film ha brutte immagini, Sì. ma ha un bel suono, te lo vedi. Sì, Te lo vedi? Sì, sono d'accordo. Anche se te la passi la serata. Se invece un film ha bellissime immagini ma ha un suono tremendo, è finita. Che cosa ti ha portato e spinto a dire voglio lavorare con le immagini per appunto parlare della realtà? Ho sempre avuto fin da piccolo questa grandissima voglia di immaginare mondi diversi e di uscire fuori un po' da quello che la realtà mi circondava attraverso comunque luoghi e persone. Però non sono mai stato sicuro e deciso della mia strada fino a che non ho iniziato questo. Ho sempre stata una passione di cinema in generale, poi però ho detto vabbè, voglio andare a studiare cinema, voglio approfondire quello che non so, quello che non conosco. Mi sono trasferito a Milano, da Prato, e ho iniziato a conoscere un tipo di cinema che prima di fare l'università non conoscevo assolutamente. I film di Piavoli, di Rosi, di Michelangelo Frammartino, che è stato il mio docente, Andrea Caccia, che è stato il mio docente, che io non conoscevo, e per me era un cinema innanzitutto affascinante perché il cinema del reale è un cinema fatto di pochissimi mezzi, e in più era sicuramente un tipo di cinema che mi ha interessato subito perché lo sentivo vicino a me. Rispetto a questo invece prima hai accennato al prossimo lavoro sul quale stai lavorando qua. Il canto dell'acqua. Il canto dell'acqua. Sempre cortometraggio, sviluppato durante una residenza, e il lavoro era quello di sviluppare un racconto, una storia che valorizzasse persone e territori in Umbria. La mia volontà è sempre stata quella di fare un film che parlasse di amore. Si rende vita a una leggenda, la leggenda delle Cascate delle Marmore, e la necessità di raccontare il lavoro del pescatore, Lago Trasimeno, che diventa poi non solo un pescatore ma diventa una sorta di divinità che trasforma e muta la forma dell'acqua, come muta l'acqua nelle Cascate delle Marmore, e come mutano poi questi protagonisti che si innamorano nel vedere appunto questa bellezza che cambia. Siamo arrivati a una delle ultime domande. Vai. Un progetto nel cassetto che vorresti iniziare prossimamente o hai già iniziato e ti va di raccontarcelo? E il film che vorrei fare è un racconto di cosa rimane del lavoro nella mia terra, che è la Toscana.
e quindi partire da determinati luoghi che rappresentano o sono rappresentati i luoghi stessi da determinate persone, dalla costruzione di una statua di marmo, dalle cave di Carrara, a proseguire poi verso l'industria tessile di Prato e finire poi al distretto portuale di Livorno. Quindi rendere in vita un qualcosa che non deve morire, che deve rimanere testimonianza un po' di una terra e un po' delle persone che vivono e, come ho già detto, sputano sangue per la loro terra in qualche modo. Comunque è un atto di fede un po' fare un film sulla realtà, però al di là dei soldi, cioè, ci devi credere. Cioè, ci devi credere e ti devi focalizzare, devi amarlo. Prima di vederlo devi conoscere quello che vai a raccontare. Bene, io ti ringrazio molto, sono stata molto contenta di averti conosciuto. Anche io. Bene, come sempre condivideremo tutte le informazioni su di te sulle nostre pagine, quindi di Espectador Nomada, in modo tale che spero che più persone possano conoscere i tuoi lavori. Grazie a te e grazie a voi che ascolterete e vedrete questo podcast. Che sarete qui. Che sarete qua. E nulla, aspetteremo quindi aggiornamenti nei prossimi mesi dei tuoi lavori in uscita. Speriamo belli.